Vinicio Capossela, 13 canzoni urgenti. Meno di un mese fa esce il 12° album studio di Vinicio Capossela, appunto 13 canzoni urgenti. E com'è quest'album? Dopo Ballate per uomini e bestie, l'uomo continua a rimanere al centro della progettualità, però si sposta parecchio la maniera di gestire il focus da parte di Capossela. Negli ultimissimi lavori, che erano di natura teatrale, orchestrale, erano fondamentalmente dei musical filosofici senza video, per intenderci. Qui si torna un po' all'origine, almeno nella scelta del linguaggio musicale e della forma canzone. In generale la costruzione si addolcisce un po', si ammorbidisce, viene un po' incontro all'ascoltatore, probabilmente perché deve veicolare il messaggio è centrale. Le brevi incursioni nel territorio sperimentale o teatrale in realtà non devono fare immaginare niente che abbia a che vedere con gli ultimi lavori. È molto breve ed è un'esperienza molto meno intensa e immersiva. Le atmosfere di Ballate per uomini e bestie le potreste ritrovare in qualche pezzo. Ad esempio nella traccia numero 6, Gloria all'archibugio, che è una considerazione sul fatto che fondamentalmente se oggi si usano i droni intelligenti, anticamente si usavano spade, coltelli, balestre, daghe. L'invenzione chiaramente della polvere da sparo e quindi delle armi da fuoco è stata molto importante, non cambia l'uomo che c'è dietro, la volontà violenta dell'uomo che c'è dietro, ecco perché Gloria all'archibugio, una canzone che ha senso e che non ha tempo. Ritroviamo quindi le sonorità di una volta, care al pubblico di Capossela della prima epoca, che poi prima epoca stiamo parlando sempre di 20 anni. Ad esempio, un caso clamoroso, il pezzo che apre il disco, Il Bene Rifugio. Bene rifugio, termine comunque sia mutuato chiaramente dall'economia, e nella canzone ci si sofferma sul fatto che se la crisi è portata dalle guerre e quindi si rifà sui mercati che non comprenderemo mai, sui metalli, sui materiali preziosi, su questo e su quello, alla fine più è forte la crisi e più ci dobbiamo rendere conto che quello che non subisce inflazione e che non sale sulla montagna russa dell'economia mondiale è quello che abbiamo dentro, quindi i nostri sentimenti, quindi da là dovremmo ripartire. Ecco perché parla di bene rifugio. E questo pezzo è un'introduzione dell'album, perché poi l'album sarà tutto così. Sarà un album molto preciso dove ogni tematica affrontata dalla canzone sarà quella, sarà sviluppata e portata fino alla fine in maniera molto, molto concreta. In particolare mi piace il legame che c'è tra il numero 2 e il numero 3, tra All You Can Eat, quindi, e la parte del torto. All You Can Eat, che è chiaramente, si immagina già dal titolo, una chiara critica verso il sistema consumistico che ruba parole e termini impropri come quelli di libertà, lasciando di intendere in maniera sbagliata che la tua libertà è quella di mangiare quanto vuoi, la tua libertà è quella di strafogarti, dove chiaramente strafogarti è inteso in senso ampio. Prendi tutto quello che vuoi, più ne prendi e meglio è, più ne prendi e più sei bravo. È un invito al consumo senza limiti, senza decenza, come se il consumo fosse l'unico valore, è come se la libertà fosse esclusivamente quella di consumare. Se in All You Can Eat questa sorta di grande fratello ci parla prendendoci in giro, cercando di ingannarci, di farci credere che la via del consumo, la via dello strafogarsi per essere uguali e liberi sia l'unica soluzione, nel pezzo successivo in realtà la situazione si ribalta, o meglio, cambia la prospettiva. Il grande fratello sistema globale scende praticamente al nostro livello, smette di mentirci e quello che ci sta dicendo è: prima o poi riuscirò a portarti da questa parte, perché siamo in tanti, più saremo forti, non avrai modo di ribellarti. È chiaro che il suggerimento implicito di sta faccenda è: non caschiamo in questo trabocchetto, non rendiamoli ancora più forti con il nostro silenzio, con i nostri comportamenti non combattivi. Un sistema che si rivolge alle persone oneste con scherno, prendendole in giro, dicendo: voi siete dalla parte del giusto, voi siete quelli che vi sentite così e colà, ma prima o poi, e forse già lo stiamo facendo, vi stiamo portando dalla nostra parte. La promessa è: non vi preoccupate che quando arriverete da noi, perché ci arriverete, sarete finalmente liberi, liberi di essere volgari, ignoranti, schifosamente umani nel senso peggiore, ma lì potrete essere liberi di essere questo e vi piacerà. La crociata dei bambini è un pezzo molto importante all'interno del disco, lo si capisce dalle musiche quasi da Colossal,
dall'importanza che viene data a questa forza degli archi, dai lunghi silenzi tra una fase e l'altra, alla solennità che lui stesso dà alla canzone. Un pezzo struggente, un pezzo molto triste nelle dinamiche, nella costruzione e nel testo. E ci sono degli evidenti riferimenti che ora non sto a citare perché ne parleremo poi alla fine, ma è certamente un pezzo degno di nota. Un'altra riflessione la faccio io: avrei potuto scollegarsi dal suo riferimento, avrei potuto fare come fanno tutti, parlare di barconi, di bambini, di viaggi e di morti, che non è che siano temi che non siano importanti o non ci stiano a cuore, ma la differenza tra un artista e un pappagallo si vede anche in questi momenti. E lui è un artista, chiedetevi se gli altri sono dei pappagalli. Un altro pezzo che si mette proprio in evidenza è La cattiva educazione. Pezzo a due voci dove si parla fondamentalmente di maltrattamenti e di violenze domestiche, e lo si fa come lo fanno quelli bravi, cioè evitando le cazzate populiste e parlando della realtà, cioè che a volte anche nei sentimenti d'amore, anche nell'involontarietà, tra virgolette, di una dinamica di coppia si nascondono meccanismi più o meno violenti. In questo caso addirittura sfociano poi nell'omicidio, ma non sempre è così. Ed essendo lui un artista, ed essendo quindi una persona intelligente e profonda, non banalizza neanche questo argomento. Qual è la cattiva educazione? La cattiva educazione è proprio questa: ci si chiede se effettivamente l'atto, il gesto, la dinamica siano figlie della persona o da secoli di reiterata cattiva educazione, visti chiaramente come un qualcosa di continuativo, che si è evoluto. Infatti lui fa riferimento a più o meno vestiti svestiti. Si può essere evoluto nelle sue forme estetiche, ma in pratica rimane radicato quasi come se fosse trasmesso nel codice genetico educativo. Il finale "questa mattina non mi son svegliata" è stupendo. Per i più curiosi, la dinamica, il contrasto tra la maniera in cui viene proposta la canzone con una melodia delicata quasi da filastrocca infantile, che è un tema ricorrente secondo me di quest'album, e la forza invece del testo, della dinamica che viene raccontata nel testo, rende sopportabile una cosa che altrimenti sarebbe terribile, sarebbe atroce per durezza e per violenza, e mi ricorda molto alcune dinamiche di altre canzoni, ad esempio quelle di un album a me molto caro, cioè Uomo di Pezza delle Orme, in particolare In gioco di bimba o Figure di cartone. Minorità è un pezzo molto denso che suggerisce un sacco di pensieri in realtà, e che prende spunto da delle lettere scritte da Oscar Wilde, ma durante il periodo di prigionia, ma vedremo, come ho già anticipato, non mi voglio dilungare su questi aspetti, e poi alla fine del video vi spiegherò perché. Comunque, fondamentalmente le cose più evidenti sono le domande che ci si pone, due domande principali, cioè: io sono in carcere, va bene, ma siamo sicuri che ci sto solo per mia colpa? Siamo sicuri che voi che mi state giudicando nelle mie stesse condizioni, per nascita, per condizione sociale, per condizione mentale, per condizione economica, o nelle mie stesse condizioni proprio di dinamiche di vita, non sareste anche voi qui con me? E forse io sarei al vostro posto? E ci lascia questo interrogativo. L'altro punto importante è che ci si sofferma su una pena che in realtà è una pena che pone il detenuto in una condizione passiva. Una pena che non serve a nulla. Che cosa serve? È una pena che lascia marcire la gente a scadenza. Perché? Perché non c'è un discorso di integrazione, non c'è un discorso di cura, e quindi se non c'è riabilitazione la pena è fine a se stessa. È un'attesa della degradazione biologica. Cia cia ciaf della Pozzanghera. Su chiaramente una base ritmica di un cia 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 si muove questa canzone che già dal titolo, insomma, si capisce, ricorda un po' l'ironia, le suggestioni ironiche, soprattutto dei primi di Capossela. L'atto del protagonista di mettere i piedi cia cia ciaf dentro la pozzanghera fondamentalmente è la metafora della scoperta. È correre il rischio di sporcarsi, scoprire quanto è profonda la pozzanghera, cosa c'è sotto l'acqua sporca. Insomma, è la libertà dell'essere liberi di sporcarsi quando tutti gli altri ci guardano e ci dicono: ma tu questa cosa non la puoi fare perché altrimenti ti sporchi, perché chissà cosa c'è là sotto. E tu dici: no, io voglio la libertà della scoperta, io voglio provarlo, tanto mi sto sporcando io, tu che cosa vuoi?
Con i tasti che abbiamo è un pezzo che è un po' un inno, parte dalla considerazione del fatto che tu la musica la puoi comporre, ovviamente c'è questa idea sempre della metafora, tu la musica la puoi comporre con i tasti che hai a disposizione sulla tua tastiera, non ne puoi avere altri, sono quelli. E se da una parte averne pochi sembra limitante, ed effettivamente lo è, dobbiamo essere grati del fatto di avere almeno quelli e nel frattempo sviluppare modi nuovi, modi artistici appunto, modi interessanti, modi diversi che magari arricchiscono, che ci rendono personali, autentici, per lavorare con quello che abbiamo, essendone grati e cercare di sviluppare qualcosa, così chiaramente una melodia sul pianoforte come chiaramente nella propria vita. Il sottomessaggio è che in fondo il significato della vita è la vita stessa e se quello abbiamo, con quello dobbiamo cercare di essere felici e nel frattempo cercare di sviluppare tramite la fantasia e l'ingegno qualcosa di nuovo e di personale, come abbiamo detto. Ora, conclusioni su questo disco. Il disco da una parte è meno bizzarro, meno istintivo, quindi anche meno giocoso rispetto ai primissimi lavori, anche se li ricorda molto per certi versi. D'altra parte è anche meno profondamente teatrale o profondamente riferito alle grandi opere come gli ultimi due dischi. In realtà ci sono però un sacco di riferimenti importanti nella poesia e nella letteratura. Chi ha analizzato molto bene questi riferimenti è Simone Zani, che in un suo articolo di iMusicFan recensisce l'album proprio soprattutto citandone i riferimenti. Vedo di mettervi sotto il link in descrizione, per chi vuole approfondire è molto interessante. Io invece ho preferito tenerla un pochino più sull'istintivo perché secondo me la volontà dell'album è proprio quella. Cioè è un album che vuole tornare a parlare alla gente comune, perché parla di gente comune. È un album che si allontana dalla filosofia alta, anche complessa e quindi supportata anche da un discorso orchestrale teatrale importante e che ritorna a cercare di avere un linguaggio comunicativo più vicino alla gente. Questo non significa che sia stupido o superficiale, assolutamente no, però è di più facile compressione, è un po' più immediato. È nel titolo che troviamo la spiegazione dello sviluppo dell'album, è l'urgenza. Lui individua questa urgenza ed essendo urgente, che cosa fa? L'urgenza è immediatezza e di conseguenza ci riporta alla nostra dimensione naturale. Non possiamo impostare una voce, non possiamo impostare un comportamento. Quando c'è un'urgenza siamo noi stessi e lui, il suo lui stesso, è la sua versione, quella iniziale, quella primordiale, quella che lo ha caratterizzato per 20 anni. Per gridare quindi il suo allarme, per dire guardate che sta succedendo questo, deve tornare nella sua dimensione comoda. Lo stato di necessità lo riporta quindi nel proprio utero, lo riporta in quella propria condizione di naturalezza. E questa non deve essere confusa come un tentativo di tornare in comfort zone. Non ci deve far pensare che questa sia una scelta di comodo. Ci deve far pensare esattamente il contrario di una scelta di comodo. Cioè io vado in direzione contraria a quella che io stavo prendendo, torno dove ero, ma neanche per scelta, ma perché è l'unica maniera nella quale posso comunicare con l'urgenza che è necessaria le mie parole. Insomma, non è Caposela che rifà Caposela, è Vinicio che si presenta con la forma caratterizzante di Vinicio, ma con una maturità diversa e la necessità di essere preciso e ficcante. Non si concede mai in questo album un pezzo slabbrato, delle escursioni o dei pezzi molto, molto misti, influenzati, magari dove ci sono delle idee che sono una serie di suggestioni. I pezzi sono attagliati, iniziano e finiscono parlando di quell'argomento e si capisce sempre molto bene di che cosa si sta parlando. Un'altra grande differenza che c'è sia tra i primi lavori che gli ultimi e questo album è che questo album non è mai appunto vago. Quindi questo album non indaga le cause generali, non parla delle dinamiche interiori dell'essere umano e delle riflessioni possibili sulla società. Lui parla di quello che sta succedendo adesso, stamattina, domani mattina, ieri sera, sta parlando di questo. E lo fa individuando le cause, quindi i colpevoli, e anche suggerendoci spesso quelle che possono essere le nostre strategie di sopravvivenza o di ribellione a questo sistema. E io sono d'accordissimo con questo discorso. Dobbiamo quindi individuare i responsabili dello sfacelo. E lo stesso suggerimento ve lo do io per quanto riguarda la crisi del mercato discografico, questo scempio. Ne parlo nel podcast La musica è morta? Proviamo a salvarla, che vi metto qua sopra. Ciao.